Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse, misteri irrisolti, fenomeni inspiegabili e storie bizzarre trovate sul web. Se queste tipologie di video possono interessarvi, allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto, ma per me ha un grande significato perché in questo modo contribuirete a supportarmi nel mio percorso su YouTube. Grazie! Ci sono alcune residenze negli Stati Uniti i cui nomi non possono fare a meno di far venire i brividi. La casa di Lizzie Borden, luogo del duplice omicidio irrisolto nel 1892 del padre e della matrigna di Lizzie. La Winchester Mystery Mansion, una gigantesca magione strutturata come una sorta di labirinto nel quale dovevano perdersi gli spiriti che tormentavano l'erede della fortuna dei Winchester. La Amityville Horror House, che ha ispirato nel corso degli anni tantissimi film e documentari. Eppure, quando si chiede a molti esperti del paranormale quale sia una delle case più infestate degli Stati Uniti, spesso sono tutti d'accordo: la Sallie House. Nella tranquilla cittadina di Atchison, in Kansas, sorge infatti una piccola casa che la gente non dimentica una volta vista. Dall'esterno sembra piuttosto anonima. Se non la conosci passeresti davanti alla Sallie House senza nemmeno degnarla di uno sguardo. Una casa bianca a 2 piani con finiture blu, insomma una tipica casa di una famiglia americana media che potresti trovare in qualsiasi quartiere residenziale. Eppure questa casa nasconde una storia che fa venire i brividi. Una storia che nel corso degli anni le ha conferito la reputazione come una delle case più infestate del paese. Oggi, amici, parliamo dell'inquietante e misteriosa storia che ruota attorno alla Sallie House. Costruita al 508 di North Second Street ad Atchison, in Kansas, tra il 1867 e il 1871 dalla famiglia Finney, in particolare dal capofamiglia, ovvero Michael Croman Finney, figura di spicco nella comunità in quanto direttore del molo cittadino, la Sallie House fu per diversi anni una residenza familiare, almeno fino a quando non passò sotto la proprietà di uno dei figli, un medico di nome Charles Finney. Charles era uno dei pochi medici di Atchison e fece di quella casa la sua abitazione ma anche il suo posto di lavoro. Infatti, mentre lui e la sua famiglia vivevano al piano superiore, il piano inferiore venne adibito e utilizzato come un vero e proprio studio medico. All'inizio del 1900 l'assistenza medica era molto diversa da quella odierna. Nella maggior parte delle città, soprattutto nei centri meno abitati, non esistevano degli specialisti oppure un pronto soccorso di emergenza. Ci si affidava quindi ai medici di famiglia per ogni tipo di patologia, comprese le emergenze mediche. Questo perché città come Atchison non avevano un ospedale in quel periodo della storia, infatti il primo ospedale in città venne costruito intorno al 1914. E pensate che già all'epoca non si trattava di una cittadina con 4 residenti in croce, ma parliamo di un centro urbano con circa 15.000 abitanti, un numero tutt'altro che trascurabile, perciò viene da sé che una comunità così ampia aveva bisogno di un'assistenza medica continua ed adeguata. Ecco perché la storia che si tramanda da generazioni è che un giorno una madre disperata bussò alla porta del medico. La donna portava con sé in braccio sua figlia, una bambina di 6 anni, e disse al dottor Finney che aveva bisogno del suo aiuto perché sua figlia lamentava dei forti dolori addominali a causa dei quali era anche svenuta.
Il medico si rese subito conto che la bambina aveva l'appendicite e che la sua appendice era molto vicina alla perforazione, quindi decise di operarla immediatamente. Portò dunque la bambina sul tavolo operatorio. Ovviamente non stiamo parlando di una sala chirurgica, ma di un letto in una stanza che non rispettava neanche lontanamente le norme igienico-sanitarie che ci sono attualmente. Ad ogni modo, la portò su questo tavolo operatorio e le somministrò l'anestesia, ma commise un errore fatale. L'anestetico somministrato non era abbastanza e così quando iniziò ad operare la bambina urlò dal dolore e dal terrore prima di perdere i sensi e morire in un'agonia silenziosa, che trasformò quell'intervento in uno degli episodi più oscuri ed inquietanti di tutta la storia. La vicenda si diffuse rapidamente in città e iniziò anche a diffondersi una voce, una credenza popolare secondo cui il fantasma della bambina fosse rimasto in quella casa ancora in lacrime, intrappolato nel momento della sua morte. La bambina in questione si chiamava Sally. Dunque, ad onor del vero, e sapete che io vi racconto sempre tutto, ma proprio tutto, non esistono dei documenti storici di una bambina deceduta in quella casa di nome Sally. Nessun resoconto ufficiale di una vicenda di questo genere, però è anche vero che era il 1900, quindi molti documenti potrebbero essere andati persi oppure non essere mai stati compilati, soprattutto se si trattava di documenti che documentavano un incidente che avrebbe potuto compromettere per sempre la carriera di un medico. Perciò è difficile dire se questa Sally sia mai veramente esistita oppure no, però quello che è certo è che questa storia getterà delle radici profonde per i terrificanti eventi che si verificheranno diversi anni dopo. Nel 1992 la casa era disabitata ormai da diverso tempo. Tutta la famiglia Finney era deceduta e non c'erano familiari o eredi vicini disposti o interessati ad andare a vivere nella residenza, che per questo motivo venne messa in affitto. Debra e Tony Pickman erano due giovani ragazzi pieni di speranze e progetti per il futuro che si erano appena sposati e aspettavano il loro primo figlio ed erano in cerca di una casa più grande in cui andare a vivere in previsione della nascita del bambino. E così si imbatterono nella casa dei Finney, che aveva già ormai più di 100 anni di storia alle spalle e che trovarono subito incredibilmente affascinante. Perciò decisero di trasferirsi lì. Debra era una donna curiosa e di mentalità aperta, molto affascinata dal paranormale o da fenomeni che non sembravano avere una spiegazione razionale. Tony, tuttavia, era diverso. Cresciuto come cattolico, non nutriva alcun interesse, ad esempio, per i fantasmi o per le storie oscure. Non desiderava altro che una casa tranquilla dove vivere insieme alla sua famiglia. All'inizio la casa li accolse nel silenzio, tutto sembrava apparentemente tranquillo. Non notarono nulla di anomalo. Poi, però, con il passare del tempo iniziarono ad accadere delle piccole cose strane, come ad esempio lampadine che si fulminavano, luci che si accendevano e spegnevano da sole, il timer del forno che partiva senza che nessuno lo avesse avviato, i ventilatori appesi al soffitto che iniziavano a girare senza che nessuno li avesse azionati, cose per cui i coniugi inizialmente non si preoccuparono più di tanto. Attribuirono semplicemente il problema ad un vecchio impianto elettrico e così Tony decise di farlo controllare a degli elettricisti professionisti, che però non trovarono alcun guasto nel sistema. Una cosa però che non riuscivano a spiegarsi era perché il loro cane, che era sempre stato un cagnolino abbastanza docile e calmo, abbaiasse continuamente in direzione della stanza del bambino. I primi incidenti allarmanti infatti si verificarono proprio subito dopo la nascita del loro figlio Taylor. Ogni volta che Debra portava il bambino in quella stanza per farlo dormire o riposare un po', il sonno del neonato era molto agitato. Si svegliava in continuazione e piangeva disperatamente sia di giorno che nel cuore della notte. E voi starete pensando, vabbè,
è un neonato, è normale che faccia così. Eppure, quando veniva spostato in un'altra stanza, improvvisamente il bambino si rasserenava e riusciva ad addormentarsi e a dormire pacificamente. Una sera, però, dopo essere stati fuori per un po' di tempo, Tony e Debra tornarono a casa e salirono al piano di sopra per mettere a letto il bambino. Tuttavia, quando entrarono nella cameretta, trovarono tutti i peluche del bambino posizionati in cerchio sul pavimento invece che su una sedia dove normalmente si trovavano. I pupazzi erano seduti dritti, disposti in un cerchio perfetto. La luce sopra di essi era accesa, anche se Tony e Debra l'avevano spenta prima di uscire di casa. Debra poi era certa di non aver toccato i giocattoli. Perciò, temendo che qualcuno si fosse introdotto in casa loro, perquisirono l'abitazione, ma non trovarono nessuno. Pensando ad una qualche tipo di dimenticanza da parte loro, rimisero semplicemente i pupazzi sulla sedia, misero Taylor nella culla a dormire, spensero la luce e scesero al piano di sotto. Ma prima ancora di raggiungere l'ultimo gradino, la luce nella cameretta si riaccese. I due coniugi quindi corsero nuovamente al piano di sopra pensando ad un intruso nascosto nella cameretta, ma una volta entrati nella stanza quello che si trovarono davanti aveva dell'incredibile. I pupazzi che avevano riposto solo pochi minuti prima erano di nuovo al centro della stanza, posizionati in un cerchio praticamente perfetto, proprio come prima. Non riuscendo a trovare una spiegazione razionale a quello che stava accadendo, cercarono di convincersi che stessero immaginando tutto. Forse il fatto che dormissero poco a causa del bambino, unita allo stress fisico ed emotivo che ne derivava, aveva finito per offuscare la loro capacità di valutare la situazione con lucidità, alterando quindi anche la percezione degli eventi. È una cosa nota a tutti però che episodi di questo genere in case che hanno la nomea di essere infestate sono molto ricorrenti. Ad ogni modo Debra ancora una volta rimise i pupazzi al loro posto, spense la luce e scese nuovamente al piano di sotto. Qualche minuto dopo però andò nuovamente a controllare e nonostante questa volta la luce della cameretta fosse rimasta spenta, quando sbirciò nella stanza questa volta solo uno dei pupazzi, nello specifico un orsacchiotto di peluche, era di nuovo sul pavimento. Per i coniugi quello era un segno che, unito a tutti i piccoli incidenti che quotidianamente si verificavano in casa, fece pensare loro che qualsiasi cosa ci fosse in casa loro non si limitava ad osservarli, ma cercava di interagire con loro. E come vi dicevo prima, anche il cane se ne accorse. L'animale si rifiutava infatti di entrare nella stanza del bambino, rimanendo però sull'uscio della porta ad abbaiare e a ringhiare in quella direzione, con gli occhi fissi su qualcosa di invisibile. Insomma, qualunque cosa ci fosse in quella stanza, il cane proprio non ne voleva sapere. E così la coppia decise di chiamare i rinforzi. Contattarono cioè una sensitiva, una donna californiana di nome Barbara, che si offrì volontaria per recarsi ad Atchison per vedere la casa di persona. Dopo aver fatto un giro di perlustrazione all'interno dell'abitazione, la donna disse a Tony e a Debra che effettivamente c'era una presenza in quella casa. Si trattava di una bambina di età compresa tra i 5 e i 13 anni e il suo nome era Sally. La donna assicurò però ai due coniugi che la bambina era innocua, che voleva solo giocare e sentirsi parte della famiglia. Che se dicessero a me una roba del genere risponderei: ah beh, adesso sì che posso stare tranquilla. Debra e Tony però a questo punto erano sì spaventati, ma diciamo un po' più tranquilli che quell'entità in casa non voleva fare loro del male. Però per indagare meglio, decisero anche, dopo aver effettuato alcune ricerche, di contattare una vecchia inquilina che aveva abitato precedentemente in quella casa e che disse alla famiglia che lei non aveva mai avuto dei particolari problemi quando viveva lì. L'unica cosa un po' strana è che ogni tanto si sentiva un odore molto acre in casa, ma non riusciva mai ad identificarne la fonte, e si ricordò poi che a volte doveva sgridare i suoi figli perché lasciavano sempre i giocattoli in giro. Ma ogni volta che questo accadeva, i bambini sostenevano che non erano stati loro a lasciare i giochi per terra, ma bensì la loro amica che
Indovinate un po' come si chiamava? Ebbene sì, proprio Sally. La mamma di questi bambini però aveva pensato semplicemente che si riferissero ad un'amica immaginaria, quindi non aveva mai preso particolarmente sul serio quelle parole. In ogni caso, la sensitiva consigliò ai coniugi Pickman di provare a riconoscere e ad includere Sally invece di ignorarla, perché questo avrebbe potuto placare il suo spirito. Debra decise quindi di dare particolarmente peso a queste parole e di collaborare, iniziando a parlare in casa a voce alta con Sally, proprio come se la bambina esistesse veramente, come se fosse fisicamente presente e partecipe in casa della loro vita quotidiana, comprandole persino una bambola che aveva impacchettato appositamente per lei e lasciandola poi nella camera del figlio. Tony però non era proprio dello stesso parere. Qualsiasi cosa c'era in quella casa non cercava solo di interagire con loro, ma stava cercando letteralmente di terrorizzarli. E sebbene l'uomo ancora non poteva saperlo, però non era molto lontano dalla verità, perché da quel momento in poi le cose presero una piega del tutto diversa. Di notte Tony sentiva spesso dei passi che salivano e scendevano veloci per le scale. Sentiva poi spesso dei graffi provenire dall'interno delle pareti. All'inizio però l'uomo pensava fossero semplicemente i loro gatti che giravano per casa, ma dato che la cosa si ripeteva praticamente quasi ogni notte, una sera decise di aspettare gli animali vicino le scale per coglierli sul fatto. Ma i gatti non si trovavano da nessuna parte. Quello che però riuscì ad avvertire fu solo un'improvvisa sensazione di freddo, ma non di freddo come se qualcuno avesse lasciato una finestra aperta, bensì come se dell'aria gelida gli avesse appena attraversato il corpo. E subito dopo delle voci non ben distinte e quella che gli sembrò proprio essere la risata di un bambino. Quando però Tony cercava di raccontare a Debra questi episodi per convincerla che in quella casa ci fosse qualcosa di strano, la donna minimizzava l'accaduto. Gli rispondeva ironicamente dicendogli che era solo Sally che si divertiva a prenderlo in giro. Debra infatti aveva iniziato a sentirsi sempre più affascinata dalla cosa e a sentirsi sempre più protettiva e materna nei confronti di quell'entità che abitava la loro casa. Così, quando Tony esprimeva il suo scetticismo, Debra lo liquidava subito oppure gli diceva che stava solo esagerando. Poco tempo dopo, però, la situazione iniziò a precipitare. Le foto di famiglia appese al muro venivano spesso ritrovate capovolte o inclinate, a volte addirittura con il vetro della cornice completamente in 1000 pezzi. Le candele che si trovavano in giro per casa erano tutte sciolte, come se qualcuno le avesse accese, però lo stoppino delle candele era praticamente intatto. Anzi, alcune di queste candele non erano state neanche addirittura aperte, si trovavano ancora all'interno dell'involucro. Ma la cosa che in particolar modo attirò l'attenzione dei coniugi fu l'impronta di alcune piccole dita trovate sulla cera delle candele, come se qualcuno con le mani abbastanza calde da riuscire a sciogliere una candela avesse fatto pressione su di essa. In tutta la casa iniziarono poi a verificarsi dei piccoli incendi improvvisi e casuali, che non erano dei veri e propri incendi, ma più che altro dei piccoli scoppi improvvisi di fuoco, che apparivano e scomparivano in un istante. Una volta, durante una festa di famiglia che i coniugi avevano organizzato in casa, una bambola venne trovata in cima alle scale praticamente in fiamme. Il modo però in cui era stata bruciata era strano, cioè sembrava che il fuoco avesse colpito solo dei punti specifici del pupazzo. I danni causati agli oggetti che prendevano fuoco erano davvero bizzarri. Vi ripeto, non si trattava di un oggetto, di qualcosa che prende completamente fuoco oppure di un incendio incontrollabile, ma sembrava qualcosa di estremamente mirato in grado di danneggiare solo parti specifiche di un oggetto. Uno di questi fenomeni è stato persino catturato da una squadra investigativa che, di qui a breve, vedremo che si interesserà appunto alla vicenda dei Pickman. It's incredible.
The interior leaves are burnt around the edges with no damage to the overlapping leaves, as if they were individually burned and then assembled. That is bizarre. Ma una delle cose più inquietanti di tutte riguardava proprio Tony. Spesso sul corpo di Tony apparivano dei graffi, dei segni ben distinti, profonde linee rosse che si delineavano dal nulla sulle sue braccia e sul suo petto. Alcune sanguinavano, altre erano accompagnate da un forte dolore. E non si trattava di segni che svanivano lentamente, si trattava di veri e propri graffi nella carne. Una sera Debra, uscendo dalla doccia, trovò Tony che si lamentava ed urlava che qualcosa lo avesse appena morso. Ed in effetti sulla sua gamba c'era il segno ben definito di un morso. Insomma, sembrava che qualsiasi cosa ci fosse in quella casa non provasse una particolare simpatia per Tony. E adesso voi sicuramente vi starete chiedendo: ma perché i Pickman non hanno fatto immediatamente armi e bagagli e sono scappati a gambe levate da quella casa? Beh, per lo stesso motivo per cui, come abbiamo visto, letto e sentito negli anni, molte persone non lasciano le abitazioni all'interno delle quali si verificano dei fenomeni paranormali. Semplicemente non potevano permetterselo. Avevano investito tutti i loro risparmi in quella casa. Era una bella casa, in un'ottima posizione, non volevano credere che una cosa del genere stesse capitando proprio a loro. Non volevano piegarsi a questa condizione, non volevano passare tutte le loro giornate a temere qualsiasi cosa si nascondesse in quella casa. Ad ogni modo, in breve tempo, la notizia degli strani eventi che si stavano verificando all'interno della casa dei Pickman si diffuse rapidamente in giro per la città. E così un programma televisivo che si occupava di investigare sui fenomeni paranormali, intitolato Sightings, contattò la famiglia Pickman, chiedendo loro di poter registrare una puntata in quella casa. E così Tony, a questo punto disperato e in cerca di aiuto, decise di accettare. Durante questa puntata, che potete trovare tranquillamente online, anzi se mi ricordo vi inserisco io il link in descrizione, i volti dei due coniugi sono censurati. Questo perché inizialmente Debra e Tony volevano tenere nascosta la loro identità per evitare che, come sapete, curiosi, insomma persone appassionate di questo genere di storie, in giro per la città ma anche nelle zone limitrofe o addirittura in tutto lo stato, potesse disturbarli o addirittura perseguitarli in qualche modo. Però pochi minuti dopo aver preparato tutta l'attrezzatura per intervistare i due coniugi, la troupe televisiva ha iniziato ad osservare un fenomeno incredibile. Tony veniva graffiato proprio davanti a loro da una forza invisibile. L'aggressione fisica continuò e ad un certo punto la squadra scoprì che sulla schiena di Tony erano state incise due iniziali, MC. Il corpo di Tony viene proprio ripreso dalla troupe televisiva mentre comparivano queste iniziali. E indovinate un po'? Le iniziali incise sulla schiena di Tony corrispondevano proprio a qualcuno legato a quella casa. MC erano proprio le iniziali di Michael Croman Finney, l'uomo che aveva costruito quella casa. Gli investigatori, quindi questa troupe televisiva che si era recata a casa dei coniugi per documentare questi eventi, lo fecero inizialmente con cautela e anche un po' con scetticismo, ma più a lungo rimanevano lì, più vedevano con i propri occhi il verificarsi di fenomeni inspiegabili. Solo quella notte la troupe televisiva documentò circa 11 fenomeni inspiegabili e attacchi su Tony. E il parapsicologo presente insieme a loro dichiarò che fino a quel momento non aveva mai visto nulla di simile. La squadra ad un certo punto fece entrare persino un sensitivo di nome Peter James, che iniziava, insomma, si aggirava per casa cercando di avvertire la presenza di qualcosa o di qualcuno, ed in effetti ad un certo punto disse di vedere una bambina. Ma da quel momento in poi però le cose non fecero altro che peggiorare, soprattutto per Tony. Una notte l'uomo scese in cucina per prendere un bicchiere di acqua
acqua, ma quando si voltò vide una ragazzina in piedi all'ingresso della porta del seminterrato con indosso quello che lui descrisse come un vecchio vestito bianco. La bambina però non parlava, si limitava semplicemente ad osservare Tony silenziosa e immobile. L'uomo, d'altro canto, si bloccò immediatamente, soprattutto perché si accorse di poter letteralmente vedere attraverso di lei. Ma dopo pochi secondi quella bambina svanì completamente nel nulla. L'immagine però rimase talmente viva nella mente di Tony che l'uomo riuscì a disegnare persino un ritratto di quella ragazzina che adesso ovviamente vi mostrerò. La cosa più interessante di tutte però fu che la famiglia che abitava in quella casa prima di loro, vi ricordate, quella donna che aveva raccontato che ogni tanto i figli vedevano, giocavano con un'amica immaginaria, quando videro il ritratto disegnato da Tony riconobbero immediatamente quella bambina come la loro amica immaginaria. In ogni caso, una volta che questa squadra speciale, quindi questa troupe televisiva che investigava sui fenomeni paranormali, si recava a casa dei coniugi Pickman, i fenomeni che Tony stava sperimentando peggioravano sempre di più. I graffi, le visioni, i suoni, le voci che sentiva si facevano sempre più intense. Delle volte vedeva una bambina, altre volte una donna che sembrava avere il viso di sua moglie, altre volte ancora una donna anziana con degli abiti scuri. Insomma, Tony non riusciva più a distinguere la finzione dalla realtà. Ma la notte era il momento peggiore. Tony spesso si svegliava incapace di muoversi. Sentiva come un peso sul petto, come se delle mani invisibili facessero pressione su di lui. Ormai la casa non solo graffiava la pelle di Tony, ma gli stava letteralmente scavando nella mente. L'uomo infatti iniziò a sentire anche delle voci che gli sussurravano delle cose oscure. Non erano delle voci dolci e confortanti, erano dei veri e propri ordini che lo incitavano alla violenza. A volte gli dicevano di fare del male a Debra e glielo dicevano talmente tanto spesso che delle volte Tony aveva degli incubi, cioè sognava letteralmente di impugnare un coltello e di pugnalare la donna che amava. Svegliandosi poi nel cuore della notte in preda alla paura, terrorizzato da se stesso. Tony, ovviamente intimorito da questi eventi, decise anche di cercare un aiuto psicologico, ma non sembrava di esserci nulla di clinico in lui che non andasse. L'uomo però sentiva impulsi che non capiva e ogni volta pregava di resistere a quelle tentazioni, ma ogni giorno quei sussurri si insinuavano sempre di più nella sua mente, fino a quando un giorno improvvisamente perse i sensi e al suo risveglio si ritrovò in cucina con in mano un coltello e uno dei gatti di famiglia ucciso e inchiodato su un bancone della cucina. L'uomo però giurò di non ricordare nulla dell'accaduto, ma capì immediatamente una cosa: stava perdendo il controllo, qualcosa si stava insinuando dentro di lui. Decise quindi di parlare con sua moglie e riuscì finalmente a convincere Debra che qualcosa non andava in quella casa. Così, quando una medium si offrì di purificare la casa dagli spiriti, i Pickman accettarono immediatamente. Tuttavia, quando si arrivò al dunque, la purificazione non andò secondo i piani. Durante il rito, mentre Tony era in cima alle scale, una forza oscura lo spinse di sotto e lo spinse così forte da rompere la ringhiera. Questo episodio però bastò per far uscire Debra dal senso di negazione in cui si trovava. I coniugi decisero infatti che non potevano più vivere in sicurezza in quella casa e nel giro di 2 settimane fecero i bagagli e andarono via. La storia della Sally House però non finì con la partenza dei Pickman. Altre persone cercarono di vivere lì, soprattutto dopo la reputazione che la casa si era guadagnata. Ad esempio, una donna si trasferì lì dopo la loro partenza, ma
andò via dopo pochissimo tempo e all'interno dell'abitazione vennero ritrovati degli strani simboli incisi sui muri e persino il disegno di un pentagramma bruciato sul pavimento del seminterrato. A quanto pare sembra che la donna usasse la casa per alcuni rituali che però non avevano fatto altro che intensificare questi fenomeni inspiegabili. Il seminterrato divenne infatti rapidamente il cuore di ogni indagine. In quel luogo che non era mai stato esplorato più di tanto fino a quel momento, molti di coloro che vi entravano affermavano che l'atmosfera cambiava man mano che scendevano, diventando sempre più fredda, più pesante e più soffocante. Alcuni esperti del paranormale sostenevano che la vera fonte dell'oscurità in quella casa provenisse proprio dal seminterrato e ancor di più proprio dalle fondamenta della casa. Ovviamente, man mano che le voci su quella casa si diffondevano, troupe televisive e investigatori del paranormale provenienti da ogni parte della nazione si misero in fila per testare la casa. Il web infatti è pieno, online potete trovare decine e decine di video di persone che si sono recate in quella casa, ma anche proprio di troupe televisive, quindi di programmi televisivi che hanno girato all'interno dell'abitazione dei documentari e hanno catturato delle immagini strane oppure hanno registrato attraverso l'utilizzo di un registratore EVP, che sarebbe un dispositivo, un registratore digitale ad alta sensibilità utilizzato nelle indagini paranormali per catturare suoni, sussurri o voci che l'orecchio umano non è in grado di percepire. Ad esempio, un programma, se non erro, un podcast realizzato da alcune persone appunto esperti in fenomeni paranormali, hanno registrato quello che vi farò ascoltare a breve. Praticamente sono entrati nella stanza, in quella che era la stanza del bambino, dei Pickman, hanno lasciato lì il registratore EVP, hanno chiuso la porta, sono scesi sotto, sono stati poi diversi minuti e quando hanno preso questa registrazione, quindi quando hanno scaricato questa registrazione, questo è quello che hanno trovato. Coming back into the room. I'm going to take the recorder. Thank you for your time. Wishing you peace. Persino Tony e Debra tornarono poi ospiti in questi programmi all'interno della casa per cercare di capire che cosa li avesse realmente tormentati. Ma ogni volta che Tony metteva piede là dentro, la casa sembrava ricordarsi di lui. I graffi riapparivano sul suo corpo proprio come se non se ne fossero mai andati e una volta fu persino sopraffatto nuovamente da una forza invisibile, proprio come era accaduto gli anni precedenti. Oggi la Sallie House non è una casa qualunque in una strada tranquilla di Atchison, in Kansas. È diventata una delle più famose destinazioni infestate d'America. Cacciatori di fantasmi, ricercatori, amanti del brivido viaggiano da tutto il mondo per entrare al suo interno. Portano con sé telecamere, registratori e attrezzature varie, tutti con lo stesso obiettivo: catturare delle prove.
Durante gli anni di permanenza in quella casa, in alcune foto scattate dai Pickman, si possono proprio notare delle ombre, delle sfocature molto strane presenti all'interno dell'immagine. La casa è stata anche messa in vendita sul sito immobiliare Zillow per la bellezza di $1 milione nel febbraio del 2016 ed è poi scesa a $499.000 ad agosto, ma poi è stata completamente ritirata dal mercato nel 2017. Negli anni le teorie diffuse su cosa possa realmente infestare quella casa sono tantissime. In molti ritengono, come vi ho spiegato prima, che la casa sia infestata dallo spirito di una bambina di nome Sally. Chiaramente la gente crede che sia morta tragicamente, forse durante l'operazione, e che il suo spirito sia rimasto intrappolato lì in cerca di compagnia. Altri ritengono invece che non sia solo la dolce Sally ad infestare la casa, anzi che lo spirito della bambina sia in realtà solo una maschera e che dietro si celi un'oscura presenza, che una volta può apparire come una ragazzina, altre volte come una donna adulta, altre ancora come una signora anziana vestita con abiti scuri, che attira le persone prima di rivelare qualcosa di più sinistro, qualcosa che si nutre di paura e rabbia piuttosto che di innocenza. Alcuni credono che uno spirito maligno risiedi nel seminterrato e che questo sia proprio l'istigatore degli attacchi a Tony, un po' come, per chi di voi la conosce, è accaduto anche nella storia di Amityville Horror House. A proposito, se volete che vi racconti anche questa storia, scrivetemelo nei commenti. In ogni caso, il seminterrato insieme alla cameretta dei bambini, alla nursery, diciamo, alla camera che era del bambino dei Pickman, vengono descritti proprio come l'epicentro dell'attività malvagie. I visitatori riferiscono di un'immediata sensazione di terrore appena scendono le scale. L'aria è opprimente, molti provano paura, nausea e senso di vertigini. Alcuni investigatori del paranormale ritengono proprio che il seminterrato agisca come un canale per le entità, amplificandone poi l'influenza in tutta la casa. Anche lo stesso Tony Pickman affermò di aver percepito qualcosa di profondamente diverso nel seminterrato. Qualcosa lo definisce di antico e predatorio. L'uomo credeva infatti che qualunque cosa lo stesse attaccando non fosse lo spirito di un bambino, ma qualcosa di molto più oscuro che si risentiva della sua presenza e cercava di scacciarlo. Gli scettici invece cercano risposte altrove. Affermano che Tony fosse sottoposto ad un forte stress, quindi che lavorasse troppe ore, che fosse da poco nato il figlio e che quindi dormisse poco, e che le sue paralisi del sonno, in cui appunto non riusciva a muoversi e si sentiva completamente paralizzato come se qualcuno premesse sul suo petto, derivassero da un esaurimento oppure emozioni represse. Ad oggi, incredibile ma vero, la Sally House è diventato un business, cioè praticamente è possibile a pagamento visitare la casa. Vi leggo proprio le informazioni che ho trovato online in merito alla possibilità di visitare questa abitazione. Le visite alla Sally House sono gestite da Visit Atchison, che credo sia proprio un sito ufficiale dove prenotare il tour della casa. Le prenotazioni per i tour giornalieri possono essere effettuate online. Con $20 a persona è possibile effettuare un tour autoguidato di un'ora. I visitatori che si iscrivono al tour riceveranno un'email con un codice di accesso prima della visita. Ci sono cartelli disseminati in tutta la casa che raccontano un po' della storia infestata, ma rivelano solo le informazioni più basilari. Quindi è consigliato di documentarsi sulla storia della Sally House prima di partire. A parlare a questo punto è una persona che ha effettuato una visita all'interno della casa e che ha lasciato una recensione dettagliata. Io e un mio amico abbiamo fatto un tour autoguidato nell'agosto del 2023. Avevo letto un po' della storia della casa prima di andarci e sono rimasto un po' deluso dal suo aspetto modesto. La Sally House si trova in un quartiere di imponenti case gotiche e mi aspettavo che la casa più infestata degli Stati Uniti avesse un fascino più inquietante. Durante il nostro viaggio attraverso Atchison abbiamo osservato maestose dimore vittoriane con torri e balconi alla Giulietta che rispecchiavano la mia idea di casa infestata.
La Sally House invece era ordinaria al confronto. Ho inserito il codice che avevo ricevuto via email quando ho prenotato il tour e ho aperto la porta. C'era una carrozzina vecchio stile con una bambola inquietante seduta nel corridoio anteriore che mi ha fatto sobbalzare. C'era già un'altra coppia nel tour e abbiamo riso tutti insieme della mia agitazione. La casa era arredata in modo semplice, in stile anni 80 e puzzava di muffa. Abbiamo girato per il primo piano per un paio di minuti prima di salire al piano di sopra. Abbiamo dato un'occhiata veloce a tutte le camere da letto al piano superiore e non abbiamo toccato nulla. Ci sono molti giocattoli per bambini nella camera da letto che un tempo era la nursery. Si dice che fosse proprio uno dei luoghi di ritrovo preferiti di Sally. E ci sono segnalazioni di giocattoli che si muovono da soli o di giocattoli a batteria o meccanici che si attivano da soli. La mia amica che era con me ha detto di aver avuto una strana sensazione allo stomaco e di voler andare via. Ed io ho subito concordato. La casa emanava un'energia inquietante, credo che questo sia il modo migliore per descriverla. Ho avvertito una sensazione di ansia al piano superiore, in cima alle scale, tra la nursery e la camera da letto. Insomma, ero appena entrato e volevo già andare via. Per me, infatti, pernottare alla Sally House sarebbe un no secco, ma se siete davvero coraggiosi potete pagare per passarci la notte. Il prezzo è di $125 a persona, con un minimo di 2 persone per rimanere nella casa, se riuscite a resistere, dalle 15 alle 9 del mattino. Il prezzo sale però a $150 a persona tra settembre e ottobre. Il numero massimo di persone che possono trascorrere la notte alla Sally House contemporaneamente è di 10. Gli ospiti devono portare i propri sacchi a pelo e i cuscini. C'è una lunga lista di cose che agli ospiti che pernottano non è permesso fare all'interno della Sally House, tra cui dormire sui letti, tentare di purificare la casa e usare la tavola Ouija oppure andare nel seminterrato. La testimonianza dei visitatori infatti costituisce una parte significativa della narrazione della Sally House. Molti di coloro che trascorrono una notte nella Sally House hanno dichiarato di aver lasciato l'abitazione prima del previsto, sopraffatti dalla paura e da un disagio sproporzionato e sempre crescente. Tra le esperienze più comuni riportate dai visitatori c'è la sensazione di essere toccati da qualcuno o da qualcosa anche quando non c'è nessuno vicino, la pressione sulle spalle o sul petto e la sensazione di dita che sfiorano la pelle. I fenomeni uditivi poi spaziano da voci a sussurri, a rumore di passi in cima alle scale o che scendono le scale, oppure appunto dei rumori dietro porte chiuse o in stanze vuote. Insomma, amici, che tutto questo sia vero oppure no, una cosa è certa, che questa casa nel corso degli anni si è guadagnata la nomea di una delle case più infestate d'America. E queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo per la storia di oggi. Fatemi sapere innanzitutto se vi piace questa nuova rubrica. Ovviamente non parlerò sempre solo di case infestate, ma anche di storie bizzarre trovate sul web, oppure di misteri inspiegabili e risolti. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate voi e se conoscevate già questa storia. Se volete, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Marianna_Molinaro oppure su TikTok come Svaniti nel nulla. Grazie per essere rimasti fino a questo punto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!